quando lavoravo ero impiegato al Museo Archeologico ed Etnografico della Spezia. Le pietre con delle incisioni, con delle date, dei nomi, queste cose qua. È come se volesse rimarcare la sua presenza anche nei tempi successivi alla sua scomparsa, evidentemente. Quindi ci sono date molto vecchie, nomi, delle raffigurazioni di battelli a vapore, delle navi a vela, quindi probabilmente erano o il ricordo di qualcuno che aveva fatto qualche viaggio per mare, o qualcuno che aveva sentito qualche racconto di mare, o forse qualcuno che semplicemente da queste alture vedeva passare all'orizzonte queste imbarcazioni e quindi ha pensato di rappresentarle sulle pietre, così come un segno durevole, ecco. Recuperare il territorio sarebbe una cosa molto importante, ma io lo vedo come una cosa molto difficile perché è un territorio troppo impervio, c'è una pendenza paurosa. Quindi un territorio completamente artificiale, costruito con la pazienza e col lavoro di secoli, direi, se non di millenni, che ha portato poi a questo risultato, perché in pratica poi Tramonti, che cos'è Tramonti? In definitiva è una gigantesca scala. Se noi potessimo guardarla dal mare, perché ovviamente standoci dentro è impossibile percepire effettivamente cos'è Tramonti, abbiamo due vedute solamente, dal basso in alto o dall'alto in basso, e quindi non possiamo percepire bene la vera realtà di questo territorio, ma se ci allontaniamo con una barca e lo vediamo da lontano ci appare come per quello che è, una scala grandissima, dove gli scalini sono le piane stesse, i muretti, e le pedate sono le zone coltivabili. Queste vigne sono anche molto basse, perché c'è una ragione, perché qua spira un vento forte, quindi se avessero messo delle vigne a sviluppo molto verticale il vento le avrebbe potute anche spezzare, invece sono piegate e quasi radono il terreno, tant'è vero che i contadini di una volta, ma lo fanno anche adesso, quando devono zappare il terreno stanno in ginocchio, non stanno in piedi, è impossibile, e usano un attrezzo che è un forcone a due denti per rimuovere queste pietre, perché poi in pratica il terreno è più pietra che non terra. Ci sono degli appezzamenti tanto piccoli che uno dice ma come mai, perché una cosa del genere? Beh, una ragione c'è. Io avevo sentito tanti anni fa da gente del posto, mi spiegavano che appunto il frazionare così i terreni e averne un pezzo qui, un pezzo lontano, era un sistema pratico per evitare danni causati dal maltempo, in particolare dalla grandine. Questo territorio qua è frequentato da almeno un migliaio di anni, però la costruzione dei muretti, così come li vediamo noi, va avanti da secoli, sicuramente da secoli, però noi prima non abbiamo nessuna prova, non abbiamo niente di concreto che ci possa spiegare perché.